Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Finestra su questo europeo Under 21 2023 in Georgia e in Romania. Si sono conclusi il girone A e il girone B con le rispettive sentenze Georgia e Portogallo, prima e seconda nel girone A, Spagna e Ucraina, prima e seconda nel girone B. Aspetteremo le partite di oggi con gli azzurrini impegnati stasera nell'ultima partita del girone contro la Norvegia. C'è un solo risultato possibile, bisogna vincere la partita. Gruppo ovviamente ancora tutto in bilico, Francia a 6, Italia a 3, Svizzera a 3, Norvegia fanalino di coda a 0, mentre nel gruppo C Inghilterra a 6, già qualificata, Repubblica Ceca a 3, Germania e Israele rispettivamente a un punto. Parliamo un attimo, andiamo ad analizzare le situazioni e la partita che si è giocata ieri, perché ovviamente ho visto Spagna-Ucraina, una partita divertentissima che però ha evidenziato lacune difensive da una parte e dall'altra. Quindi andiamo a vedere cosa è successo e speriamo che gli azzurrini stasera possano piazzare la zampata per passare il girone. Prima di cominciare ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Parliamo di calcio, fatemi sapere la vostra nei commenti, discutiamo, ci confrontiamo. È sempre un piacere per me parlare soprattutto di calcio giocato, ma in questo periodo ovviamente prende il sopravvento il calciomercato. Però per fortuna c'è questo europeo che possiamo guardare. Poi finito l'europeo andremo a guardare amichevoli che sto in giro per l'Europa, poi vedremo di trovare del calcio giocato per il quale poi poter fare anche qualche post partita. Allora, il girone A, l'abbiamo detto, la Georgia passa con 5 punti con il pareggio di ieri e il Portogallo secondo. Inaspettato? Dal mio punto di vista sì, anche perché credevo che Olanda e Belgio potessero fare un campionato europeo un tantino di livello maggiore, non è stato così. Gruppo B, Spagna e Ucraina, ne parliamo adesso della partita, Spagna prima, Ucraina seconda, Croazia e Romania erano già fuori prima dell'ultima partita del girone, hanno pareggiato ieri e finiscono a un punto tutte e due. Ci sarà il gruppo C impegnato oggi con l'Inghilterra già passata, la Repubblica Ceca a 3, eccetera, eccetera, la Germania e Israele a 1 e il gruppo dell'Italia. Allora, parliamo un attimo della partita di ieri perché io credevo, cioè avrei pronosticato sicuramente un possibile pareggio, però non così, cioè non come è avvenuto perché è stata una partita completamente aperta dal punto di vista difensivo. Non è che sono saltate le marcature, è che proprio nessuna delle due squadre ha trovato le contromisure. Quindi passa in vantaggio una, pareggia l'altra, passa in vantaggio l'altra, pareggia la Spagna di nuovo. Ovviamente l'azione per esempio del 2-2 della Spagna è una grandissima azione, un bel gol, tutto quello che volete, però eh, diciamo che se si vuole arrivare più lontano di questi ottavi di finale, tutte e due le formazioni hanno qualcosa da rivedere a livello difensivo. Mi aspettavo una Spagna, dopo la prima partita, mi aspettavo una Spagna completamente in dominio del girone, invece non è stato così, perché l'Ucraina è forte quanto la Spagna. Poi ieri mi sono fatto una risata quando il telecronista della partita al gol dell'Ucraina ha esultato perché poi l'Italia nel caso passasse seconda becca l'Ucraina invece che la Spagna, perché l'Ucraina poi in quel momento era a 9 punti e la Spagna a 6, quindi sarebbe stata un'Italia-Ucraina per lui, solo per lui, partita più abbordabile. Ma dico io, ma se una squadra al momento sta facendo 9 punti in un girone e le ha vinte, due le ha vinte, la terza la sta vincendo, ci sarà un motivo, sarà una squadra forte, quindi perché preferire a un'Ucraina invece che una Spagna quando poi sul campo hanno espresso tutte e due le formazioni di essere competitive e di essere difficili tutte e due da affrontare. Quindi secondo me non c'è squadra migliore o peggiore da affrontare, soprattutto nel gruppo che poi si andrà ad incastrare con il gruppo dell'Italia. Fatto sta
che gli azzurrini devono fare una grandissima partita stasera, perché la Norvegia non è, non è una squadra da sottovalutare. Non dobbiamo partire col fatto sì, è la Norvegia, noi siamo sopra, la Norvegia ancora deve fare un punto in questo girone, quindi possiamo essere superiori, siamo superiori. Sarebbe l'errore, ecco, anche un po' di ambulanze e polizie che ci fanno compagnia. Comunque non dobbiamo fare l'errore di sottovalutare la Norvegia, perché puoi rimetterci la partita e se la Svizzera dovesse fare il risultato contro la Francia andiamo a casa, e sarebbe una delusione per il calcio italiano, per gli azzurrini stessi, e anche in vista ovviamente della crescita di questi ragazzi per il salto di qualità nella nazionale maggiore, perché poi è anche questo che ci deve interessare da vicino. L'Under 21 deve sfornare calciatori pronti anche per la nazionale maggiore, e da questo punto di vista volevo solo esprimere l'ultimo pensiero e poi chiudiamo. Lo si fa già in altre nazioni. L'Under 21 gioca con lo stesso modulo della nazionale maggiore, cosa da non sottovalutare. Perché? Perché i calciatori che selezioni in un Under 21 giocando con lo stesso modulo saranno già pronti, o meglio più pronti, per l'inserimento nella nazionale maggiore, che andrà ad adottare il 4-3, il 3-5-2. Al di là del modulo che adotti la nazionale maggiore, bisognerebbe trovare lo stesso filone di modulo e di gioco tra le due formazioni. Non dico di metterci anche l'Under 20, sarebbe secondo me cosa buona e giusta, però mi rendo conto che poi nell'Under 20 sono ancora più piccoli, sono ancora calciatori che devono imparare tantissimo, quindi diventa un tantino più difficile, ma almeno tra Under 21 e nazionale maggiore si dovrebbe viaggiare di pari passo. Proprio da questo punto di vista ho letto una notizia recentemente che Mancini dovrebbe fare da supervisore, e diciamo sono state allargate le cariche al nostro CT della nazionale, da fare da supervisore, da chioccia diciamo, anche ai calciatori dell'Under 21 per quanto riguarda convocazioni, per quanto riguarda gestione di calciatori eccetera eccetera. Decisione e innovazione che può premiare sicuramente, però bisogna partire dal calcio giocato, e se io mi ritrovo un Under 21 che gioca un 3-5-2 e devo andare in una nazionale maggiore che gioca con una difesa a 4, vi rendete conto che convocare i tre centrali dell'Under 21 e portarmeli in una difesa a 4 dove me ne servono due, mi servono i due terzini, non funziona più, o meglio diventa una cosa inutile da fare. Quindi bisogna secondo me abbracciare lo stesso filone tra Under 21 e nazionale maggiore. Detto questo, auguro tutta la fortuna possibile e una grande prestazione stasera agli azzurrini per portare a casa la qualificazione e il passaggio del turno, perché alla fine se lo meritano, ed è una squadra che può alzare l'asticella nel caso di passaggio del turno, perché le partite del girone sono un conto dove tu puoi anche gestirti i punti, fare diciamo dei calcoli diversi in base alle avversarie. Nella partita secca devi vincere e basta, quindi poi là si vedrà chi avrà più fame e chi riuscirà a passare il turno. Vediamo cosa succede ragazzi, buon europeo Under 21 a tutti, ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli.